benvenuti in questa prima sessione di Spiralis Echi nel vuoto, una seconda mini campagna all'interno del mondo di Spiralis, un mondo completamente open source a disposizione per chiunque voglia giocare all'interno di questo mondo. Allora, questa non è una seconda stagione, ma è un'altra avventura e non continuerà in altre stagioni a meno che non si faranno determinate scelte. Io comincerei la sessione e la comincerei raccontandovi un aneddoto esterno in questo momento, ma che accade contemporaneamente alle vostre scelte, in un altro luogo. Fate finta che la telecamera si sposti in un luogo completamente avvolto dall'universo sopra la vostra testa. Intorno a voi il luogo sembra una stanza di una casa di qualcuno che ha dei gusti sofisticati, tutto molto gotico, tutto intarsiato d'oro, e c'è qualcuno che tiene in mano un calice che a prima vista sembrerebbe vino, ma è molto molto denso. Ne prende un sorso e guarda di fronte a un enorme finestrone. Lui si alza, va di fronte alla finestra, c'è un enorme piazzale largo più o meno di un raggio di 3 metri, un enorme cerchio in pietra con una creatura incatenata solo per un braccio, con il corpo completamente marmoreo, bianco, perfetto, lucente, e un'enorme maschera di ferro che copre interamente il suo viso. La prima figura che sta sorseggiando il vino sembra abbastanza soddisfatta. Beh, finalmente il piano comincia ad avere senso. Chissà se qualcuno risponderà alla chiamata. E chissà se finalmente questa dannata prigionia che ci hai dato tu e le tue dannate alleanze con quegli esseri inferiori. Speriamo che questa prigionia finisca e che finalmente possiamo tornare nella terra nostra, nella terra che abbiamo vissuto da migliaia di anni. La telecamera si allontana da lui e si sposta sul volo di un corvo che sta sorvolando accanto all'enorme aspirale che fuoriesce dal terreno di Spiralis, va verso il cielo, e leggende raccontano che questa enorme fonte di energia in realtà sia un mezzo di comunicazione tra gli esseri umani e le divinità. Che questo sia vero non lo possiamo sapere. Ma l'uccello continua a oltrepassare verso nord la nostra spirale ed arriva in quello che è un enorme accampamento fatto da tantissime tende, e qui possiamo trovare quelli che sono i nostri personaggi. Il cielo sta per arrivare alla notte. Siamo nel pomeriggio abbastanza tardo, più o meno saranno le 7 del pomeriggio, e è passato più o meno un mesetto degli avvenimenti della prima avventura all'interno del mondo di Spiralis. C'è un po' di fermento perché i draghi hanno dichiarato guerra agli esseri umani, ma qua siamo oltre la spirale, siamo nelle zone di Xenia, dove i Feralis vivono tranquilli e in pace con la natura insieme a quelli che sono i draghi. E subito dopo la spirale, dove ci troviamo in questo momento, c'è questo enorme accampamento in un luogo chiamato la Piana del Tuono. La Piana del Tuono è chiamata così perché il luogo è completamente frastagliato, le rocce fuoriescono dal terreno e sembra che, anzi, leggende raccontano che migliaia di anni fa ci fu un combattimento tra una divinità e le creature che vivono nel luogo. Ma i nostri personaggi, per un motivo o per un altro, si trovano all'interno di questo luogo. Allora, intanto Differan è sì una Feralis dalle fattezze feline, quindi ha le orecchie e completamente è albina, a differenza di tanti altri, e quindi ha viso bianco, occhi rossi, capelli bianchi, tutto completamente bianco, e per questo, diciamo, il suo nome richiama anche questa sua piccola peculiarità. In questo momento in realtà sto tranquilla presso la mia tenda e mi sto preparando per
per l'eventuale cena, ecco. Tu sei lì che stai facendo la tua cena, diciamo non interagisci troppo con i forestieri che per un motivo o per un altro, nonostante quel luogo sia dei Feralis, qualche umano si vede perché siamo proprio al confine tra il territorio dei Feralis e le terre dei popoli liberi, ma sempre più uomini cominciano a farsi vedere in questo luogo. Andiamo da William, che è appunto uno di questi umani. Vedete William che è con un libro in mano che sta cercando di leggere o capire un qualcosa, e si può notare che William è un umano di carnagione mulatta e ha i capelli con i dread bianchi, ed lo guardate e dite sì, avrà all'incirca una ventina d'anni. Ha questa armatura, questa tunica che vedete che è bardata, e lo vedete che si muove così. Controllate, abbassate lo sguardo, vedete che ha una gamba e l'altra no. Letteralmente ha una protesi in ferro e ci cammina malissimo. Lo vedete che letteralmente zoppica. Ok. Viaggio delle scimmie. Ora tocca al nostro Walter. Io mi chiamo Walter Wild, sono un alchimista ed ex professore. In questo momento mi sto trovando all'interno della tenda con il muso all'interno di un libro, perché sto leggendo delle cose, sto ripassando un po' per diletto. Esteticamente io mi presento come un Feralis, appunto una lontra, vestito in modo molto distinto, un panciotto verde, una cravatta rossa con un ingranaggio all'interno puramente decorativo, una giacchetta in pelle con qualche decorazione in ottone e un bel paio di spessi occhiali che affondano sul muso peloso. E infine tocca a Glass. Glass è seduto con le gambe incrociate davanti a questa anziana che quasi sembra un bambino se non fosse per la stazza, e tutte le sue ombre hanno forme di vari animali del creato che vedono in giro, e gli sono un po' accasciate sulle gambe, sulla spalla, in giro, un po' a terra, e ascoltano tutti i racconti di questa anziana, di questa signora. E in mano regge uno di quegli stecchi con la frutta imbevuta nello zucchero. E mentre lo maschio fa: quindi divinità e umani, Feralis, hanno combattuto in questa piana? Sì, si dice che natura, con l'aiuto di uno spirito che non si fa più vedere in queste terre da tantissimo tempo, ha distrutto tutto in una battaglia nella quale diverse creature stavano per attaccare l'accampamento della piana del tuono, e lei, aiutata da questa creatura, fece cadere un fulmine che distrusse completamente i suoi nemici, ma che lasciò per sempre una cicatrice indelebile su quello che è la piana. Quindi è per questo che si chiama piana del tuono alla fine? Sì. Noi Feralis non tendiamo troppo a dare nomi alle città. Alla fine il luogo è il mondo che ti circonda, non sono le strutture in sé. Quindi una casa non è un edificio? No, casa è il luogo in cui puoi stare insieme a chi vuoi bene. Direi che vi siete presentati tutti e quattro. Alla fine di questa giornata, di fronte a voi c'è la piana. Chi da una finestra, chi dall'apertura della propria tenda, e si sta godendo quello che è il cielo stellato, pieno di astri, ma da più o meno 3 settimane un'enorme cometa sul cielo non smette mai di bruciare. Ognuno di voi ha un motivo per guardare quella cometa, e ognuno di voi probabilmente ha ricevuto un segno dal destino che gli chiede di essere lì in quel luogo. È proprio lì, in quel luogo, in quel momento, che mentre state guardando tutte e quattro la cometa, improvvisamente questa cade. Io mi precipito fuori dalla tenda per rendermi conto della situazione. Guardo questo macello che si mostra in lontananza, mi rigiro verso la tenda, mi rendo conto che c'è mia madre in realtà ancora dentro, che si è spaventata,
mamma stai qui, non ti muovere, vado a vedere cosa è successo. Dieferan, quando tu esci fuori dalla tenda, noti che c'è il capovillaggio, un enorme centauro, ti guarda. Dieferan, puoi andare tu? Sì, se non è un problema vado io a controllare. Ok, manderò un'altra squadra a controllare le zone limitrofe. Se c'è Perfetto. qualcosa che non va, torna subito. Va bene, perfetto. E mi avvio. E William stava controllando ancora il suo libro. Cavolo! Chiudo il libro, lo poso un attimo. Mi tiro, ti va in scena. Salto giù dalla roccia e mi preparo correndo verso dove è precipitato la cometa. Quando stai correndo, sbatti contro un altro abitante molto grosso che si sta dirigendo verso la tua stessa direzione. Boh, scusa, piccoletto. No, scusami, è colpa mia, non stavo guardando, avevo visto solo luce e niente. Scusa. Scusami, ti prende proprio e ti alza e ti rimette dritto, dandoti 2 pacche e togliendoti la sabbia da dosso. Oh, grazie. Grazie mille. Di nulla. Io sono Zug. Fai attenzione, è caduta la cometa. Consiglio di non andarci. Io Willy sono interessato, posso dire che mi interesso di quella cometa, quindi devo andare a vedere cosa è successo, assolutamente. Va bene, io però non prendo responsabilità di quello che succede. Sto già partito. Ah, ok, tipo. Andiamo! E lui tipo, ma che diavolo. Anche lui parte. Dannazione! Ma cosa è successo? Si gira fuori, ha visto, cioè ha capito che quel meteorite lì si è impattato contro il suolo. Prende la sua valigetta e il bastone che porta sempre con sé e si dirige a gran corsa verso il meteorite. Tu corri e vedi le figure di Dieferan, William, Zug, che si nota comunque un bello maccione, più o meno anche lui di 2,3 m. Qua, come ho detto, i Feralis non scherzano nelle dimensioni, che stanno correndo tutti verso la direzione dell'impatto e sai dove è caduta, riesci a capirlo perché il fumo fuoriesce da quel luogo nonostante sia abbastanza lontano e non hai idea di quanto sia grande questa cometa. Nel momento del botto, un attimo lui gli si chiudono le spalle e le ombre diventano tutte rotonde, fanno si schiacciano a terra, poi si rialzano come dei... Avete presente gli omini davanti ai supermercati che fanno così col vento? Ok, Sì. perfetto, si rialzano lunghe come se stessero guardando in direzione e io mi giro a guardare, poi mi alzo di fretta, le ombre si rintanano di nuovo all'interno del mio corpo e scappo in direzione del caos. Dieferan, quindi tu stai correndo Corro, velocissima e Lanciatissima. noti che altra gente sta arrivando. Quando vedo questo enorme ammasso di pelo rosso che mi viene incontro, lo fermo e gli faccio: Zug, che stai facendo? Perché sei qua? Non lo so, la cometa è caduta, io devo dare una mano, ho visto gli altri Feralis che partivano. Ok, Devo parlare col capovillaggio, vero, prima? Sì, forse. Ah. Ho avuto. Ok. Vabbè, dai, non fa niente. Intercedo io col capovillaggio. per Ok, te, va bene? io ho seguito lui e si vede William, penso che sta correndo fortissimo. Io guardo. E vedi, io ti guardo e ti faccio ciao, Willy! E continuo a correre. Ma non puoi prenderlo in spalla e andiamo. Ma è un umano. L'ho capito, ma è mezzo umano, non vedi? Ha quindi una il gamba di ferro, è strano. Io non ho mai visto un umano con una No, gamba di ferro. neanche io. Quindi, tipo, lui, la parte animale è un. Sì, non lo so. Scopriamo. È un ferro. È Scopriamo. un pezzo di ferro. Vabbè, tu che la cometa è più importante. Al Certo, mezzo certo. umano ci pensiamo dopo. Prego, Ok, certo, andiamo, certo. andiamo. Comunque camminate, però William comunque ha una bella velocità, quindi in realtà Zug, anche la sua pesantezza, non riesce, cioè si vuole avvicinare un po', forse perché ha paura del mezzo macchina che lui non ha mai visto nella sua vita. Glass, tu raggiungi tranquillamente Walter, nonostante lui era un pelo più avanti. Lo sai come sono io con gli sconosciuti, quindi io tiro paletta. Voi 4 più Zug
Siete lì che state correndo verso la cometa. Glass, tu ovviamente vedi anche Differan, William e Zug. Voi continuate ad andare avanti e più andate avanti, più il fumo nero denso del sito di probabilmente dove è caduto il meteorite diventa sempre più grande di fronte a voi. Ma il fumo è strano perché sembrerebbe che da questo fuoriescono delle piccole lucine, come se fosse glitterato questo fumo, mettiamolo così. Differan, insieme a William, siete i primi ad arrivare e notate che più vi avvicinate, più vedete degli spuntoni fuoriuscire dal terreno. Siete abituati a vederli sul luogo, però non ti sembrano nuovi, come se tu non li avessi mai visti. Io rallento il passo, inizio a guardarmi intorno, sento l'odore, mi rendo conto di questa polvere luminescente nell'aria e fermo anche il maschione che c'ho vicino, no? Fermati. Sì, dimmi. Riesci a vedere qualcosa? No. Quindi perché stiamo ancora correndo? Rallentiamo. E lui, il mezzo umano, sta bene? Sì, io sono lì che stavo correndo, appena ti vedo rallentare, inizio anch'io a rallentare e utilizzo il braccio libero per alzare un attimo la gamba e saltare gli spuntoni. Molto, molto figo. Il terreno, William, a guardarlo, non è più quello là che hai visto fino a questo momento della piana, questo piccolo pratino che copre il terriccio, ma è terra bruciata, cenere. Probabilmente sarà stato per l'impatto che avrà bruciato tutto quello che è intorno. Però dal terreno 2 enormi spuntoni e il fumo esce proprio dal centro di questi 2 spuntoni. Prendo la mano di Zug e gli faccio: guarda, cioè non è cenere, non è... Sembrano le stelle, sembra il cielo pieno di Sì, stelle. esatto, sembrano è proprio il cielo pieno di stelle, Zug. E poi vedi... ma non sa di terra. Glass rimane impassibile, però ci sono le ombre che tipo piano piano guizzano fuori e iniziano tipo a guardarlo, tipo a guardarsi intorno. Sembra con questi faccini strani, un po' tipo liquidini. Noti che il tuo pendolo in quel momento sta sussultando. Quindi mi giro, magari do le spalle e metto in una posizione come se stessi facendo dell'altro, lo estraggo dall'interno della camicia e cerco di direzionarlo per vedere se cambia qualcosa con l'ambiente circostante in base a dove è diretto. Mi cade l'occhio e il mio sguardo lo vede e me ne sto zitto. Però tengo una mano nella tasca, resto immobile, analizzo gli altri e analizzo le pietre. Faccio finta di analizzare le pietre. Ma io più che altro sono basito. Ragazzo, cosa stai facendo? Può essere pericoloso. Perché è terra, non fa male mangiare da terra. No, non è di queste parti. Tu non l'hai mai vista, immagino, questa terra. Ha mangiato anche cose peggiori. È vero. Sì, non voglio indagare, però insomma, stare attento. Quindi, cosa dobbiamo fare? Ovviamente guardando a Certo, Differan. non mangiarla. Ok. Portiamone un po' all'accampamento. Anzi, chiedo a Zug se riesce a staccare un pezzo di pietra anche. Devo rompere spuntone. Pezzettino, piccolo però, non grosso, piccolo. Walter, tu ti accorgi che quell'enorme spuntone è tutta nebulita. Cioè, sono tipo sbiancato, ma non si nota dalla peluria. Completamente mi sento una mozzarella in quel momento. Walter, tu in questo momento pensi in testa tua che hai fatto... Cioè, più o meno penso che riuscirai a fare 4 miliardi di zenith con tutta quella roba. E se dite, proprio mi cade anche il fazzoletto di stoffa, chi se ne frega del fumo. E niente, corro incontro a Zug. Fermo! Che cosa c'è? No, lasciala intatta questa cosa. Piuttosto perché non sappiamo cosa può fare, potrebbe esplodere. Magari se la si colpisce, la si urta, potrebbe incrinarsi e potrebbe avere un'energia interna che fa esplodere tutto. E allora io faccio una cosa, sento questa cosa qui e do tipo un pugnone. Ah! Non una saggia azione. Mi muovo, mi avvicino. È quello che dicevo! Il mezzo macchina! Mezzo macchina? No, sì, forse mezzo macchina. Non lo so neanch'io molte volte. È una protesi. Cos'è una protesi? Cioè, che cos'è? Mettiamo sostituto di arto. Quindi tu non sei nato così? No.
Non sono alto così. Tipo si abbassa, abbassandosi alla tua altezza e sta guardando l'arto. Vuoi vederlo? Aspetta un attimo. Vuoi vedere? Che... Ehi! Vuoi vedere la gamba? È tipo, sono così. Vedi che tipo strabuzzo un attimo gli occhi. Grazie. Ehi, ma tu hai le ali. Sì, è un problema. No, tipo tu si avvicina a te. Belle le ali. Guardo le ali, riconosco il fatto, ehi, tu parlavi con l'anziano al villaggio, all'accampamento, ti ho visto. Sì, Piano piano il fumo comincia sempre a diminuire e i due spuntoni dal terreno cominciano a essere sempre più vividi. Sì. Zug, visto che volevi provare a staccare un pezzo, riesci magari, non lo so, a tirare di peso sul cristallo? Facendo attenzione però. Tipo lui guarda verso l'alto. È molto comunque... importante. Quindi no? Tipo mette le mani. ma avete mai visto questa cosa? Pietra? Io e il mio laboratorio di ricerca stiamo cercando elementi di questo tipo. Ma sì, è Tipo un di professore. che tipo? Come hai fatto a indovinare? Ma è un minerale di poco valore, ma è difficile da trovare. Come fa a essere di poco valore e difficile da trovare? Che non ha alcun tipo di valore economico. Ci sono qualche frammentino di qua e di là, ma non vengono valutati. Insomma, comunque è un minerale Zug. che Flerni al per disco di l'appunto parte. è un patrimonio, un bene di questo mondo. Per conoscenza mia, riesco a riconoscere quella pietra lì? Ora che ti ci ha fatto far caso Walter, sì, quello è tutta nebulite, vale un sacco di soldi e ci sono delle voci, secondo alcuni studi, che dicono che può essere utilizzato nell'ambito tecnologico come fonte di energia. Sapendo tutto ciò, non dico niente. Ok, facciamo una cosa. Esploriamo bene, vediamo cosa c'è al centro. E poi chiamiamo il capovillaggio. Deglutisco. Professore, Quindi ma mi- perché fa così? Quindi passo e mi dirigo verso il centro. Differan, d'improvviso, dalla nube che piano piano è diventata un po' più piccola, ma non troppo, ti arriva addosso un blocco di nebulite e ti colpisce in pieno. E c'è un braccio, questo rientra nella nebbia. Cioè mi lecco un attimo le ferite e indietreggio. Mi metto accanto a te, tutto bene? E dall'enorme nube esce quello che sembra un golem. Ma proprio lui si trova al centro tra le due schegge che fuoriescono al terreno. Vedete questo enorme golem con questa energia violacea che fuoriesce da tutto il suo corpo e la nube che c'è in giro sembra passargli attraverso. Sembra che in certi momenti si unisce a lui e poi fuoriesce da altri lati. Un enorme ruggito tuona sulla piana e il primo combattimento di questa giocata è qui di fronte a voi. Non sarei un essere umano. Fatti sotto. E quello che faccio è, con la gamba, la vedete? La gamba non è adatta per camminare, ma per correre. La molla si carica e vado direttamente sfrecciato contro il golem. Mi blocco proprio sotto di lui, lo guardo, ciao. E con ovviamente, ora si nota, il guanto che è tutto corazzato. Lo colpisci, lui indietreggia, si infila dentro quella ancora sempre più piccola nube che sta fuoriuscendo dal centro e a un certo punto diventa come un enorme drago con delle corna fatte sempre di nube. Ti arriva addosso, ti prende e ti sbatte al terreno tra i tuoi compagni. Questa nube si disperde, dopodiché si riunisce e ritorna a essere quello che è l'enorme golem, che prima era a forma di fumo,
Dopodiché è ritornato a essere bello denso di pietra e vi ritrovate tra voi 4 William, che prima velocissimo era andato lì, ora è dentro il terreno che è stato colpito dal golem. Ragazzi, mi serve una mano. Prendo l'arma e maneggio una cosa lunghissima, una scioglipenne tipo enorme, e vi chiedete anche come cavolo fa a maneggiarla, però ci riesco, e mi lancio contro il golem. Con l'ascione la tiro così e poi gli vado proprio tipo in mezzo al petto del golem, così. Boom! E gliela carico. Si squarcia una parte del petto e fuoriesce questo enorme fumo denso. Fa qualche passo indietro. Prima cerca di darti un pugno, tu lo schivi, ma nello schivare non ti accorgi che il suo braccio destro è diventato questo enorme drago, questa faccia di drago fatto interamente dello stesso fumo glitteroso che è lì accanto, che ti prende, ti butta a terra, senti come delle bruciature, come dei morsi, dei graffi all'interno di questa nebula. In realtà sono tante pietre tante piccole pietre che ti arrivano addosso. Da sotto il polsino della camicia le ombre iniziano ad addensarsi attorno a una mano tutta nera uncinata, come se fosse appunto una mano da rapace, e inizia a crearsi quest'ascia enorme, lunghissima, fatta interamente di ombre, tanto dense praticamente quanto il fumo del golem a questo punto, mi viene da pensare, e carico. Quando provi a colpirlo, cerchi di colpire la sua zampa, ma diventa un'enorme massa di fumo che poi, dopo che la tua ascia d'ombra passa sotto la sua gamba, questa si ricompone e ritorna a essere interamente di pietra. Un enorme calcio ti colpisce, Glass si allontana un pelino. Pensa alla sua beneamata Nebulite che è in mezzo a questa cozzaglia di una battaglia così che potrebbe insomma finire male, e allora preso da questo sentimento più puro che mai corre verso il golem, armato del suo bastone ovviamente. Vado verso questo golem e gli ficco il bastone contro in faccia cercando di trafiggerlo. Giù le mani dalla mia Nebulite! Perde un po' di densità, il suo colore un attimo si affievolisce. Il vostro nemico è entrato in crisi. Quando tu gli hai messo questo bastone, un attimo ti rimane incastrato e lui ti porta con te, tu stai cercando di tirarlo e ti arriva un pugno denso nello stomaco che ti allontana insieme al tuo bastone e ti fa rotolare accanto a Glass. Quello che faccio è letteralmente avvicinarmi ai due per terra. Ragazzi, state bene? C'è un'ombra che tipo con la via da me ti fa: Ragazzi, aguzzate un attimo gli occhi, guardate sopra di lui. Vedete quello che vedo io? Noti che sopra di lui una delle schegge della Nebulite è spezzata. la scheggia. Che diamine è? Non è Scheggia. dovuto sfocato. E se è rotta ci sarà un motivo. Io ho un'idea. Il golem è come se si fosse fermato. La nebbia viene assorbita da lui. Per qualche secondo vedete qualcosa in mezzo alla nebbia, una piccola figura, e poi ricompare perché tutto a un tratto un'enorme svapata di questa roba vi arriva addosso e insieme ci sono tantissime piccole schegge. William, Walter e Glass vi accorgete della nube che vi sta arrivando. Differan, tu non fai in tempo. Lui vede che tu sei l'unica che si è fatta colpire da questa cosa e ti sta arrivando addosso l'enorme drago, ma tu riesci a schivarlo all'ultimo secondo. Colpisce il terreno, toglie una parte, proprio vedi la zolletta di terra dove eri tu che sparisce e viene tirata dietro il golem che che ricompone il braccio e ritorna a essere di pietra con questa energia intorno. Iniziano a colare le ombre diventando tanti piccoli animali del creato, quindi dai pappagallini quelli con lo zaino, perché ancora loro non si sono dimenticati, quel pappagallino con lo zaino è il loro elemento ricorrente preferito. Le ombre in realtà stanno guardando te e cominciano a infastidirti. Vedete le sue due braccia che prendono due rocce, provano a colpirti, Glass, non ti schiacciano per intero come un hamburger, però tu vai un attimo indietro e ti arrivano delle schegge della pietra. Visto che con quel braccio che si trasforma a drago fa troppo casino, quindi decido proprio di cercare di staccarglielo direttamente, proprio di romperlo.
E quindi mi avvicino lì con l'ascia, gliela calco di nuovo così, pom 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 pom, e gli stacco un braccio. Si stacca il braccio, cade a terra e vedete questo golem che comincia a muoversi in maniera abbastanza impacciata e al colpo di Differan proprio sentite come se fosse un atleta. Parto veloce, inizio a correre, corro sempre più veloce, salto a piede caricato. Vedete il piede di ovviamente d'acciaio che inizia a caricarsi. Parto lì in su e vedo il cristallo tocco un punto e si sgretola in 1000 pezzi. e le schegge che tu hai, che si sono create nel momento in cui tu l'hai rotto, che cadono su di lui e lo distruggono. La sua energia è quasi come se si spostasse, come se tornasse al centro dell'enorme cristallo che si è creato con la caduta della cometa, e all'interno della nube si va a riunire quello che era l'energia del golem, e poi 2 passi avanti oltre la nube e vedete quello che alcuni di voi hanno incontrato uscire dall'enorme nube. Fa 2 passi. Siete stati molto bravi e non ci avevate fatto caso durante il fight, perché Zug era andato dietro perché voleva colpire il golem, ma un'enorme mano di fumo stava tenendo Zug al terreno, proprio l'aveva conficcato al terreno, e questa mano svanisce. Allora c'è ancora qualcuno forte in questo pianeta. Sta camminando come se stesse quasi fluttuando nell'aria. Le ombre gli camminano a ogni passo che fa, si mettono sotto il suo piede, quasi come a fare una scala. Glass, il tuo ciondolo proprio si strappa dal tuo collo. William, la stessa cosa, dalla tua tasca esce la pietra e vanno a finire sulla mano del personaggio. Bene, bene, bene. Qui quindi ho 2 degli aiutanti che ho chiamato. Anzi, non aiutanti, salvatori che ho chiamato. E voi 2 avete qualche collegamento con l'enorme nebulite che ho alle mie spalle, giusto? Tipo, si mette un po' inarcato guardando Differan e Walter, perché sembra quasi sicuro di William e Glass, e vi sta guardando. Zug tipo fa: tu cattivo! Io lo fermo. Tu, proprio verso Walter. Sembra che sai cos'è questa roba dietro di me, e io te ne posso dare forse il triplo di quella che vedi qua. Mi lascio a terra, lo guardo. Ma com'è possibile? Cosa? Come? Da dove vengo io è una pietra senza valore questa. Da dove vieni tu? E tu, creatura particolare, mi dispiace se ho deturpato questo bellissimo luogo, ma avevo bisogno di aiuto per risolvere i problemi nel mio pianeta e l'unica scappatoia che ho trovato era questa. Ed era proprio necessario? Sì, avevo bisogno di fuggire, se no sarebbe successo un bel casino. Io mi avvicino lentamente e com'è che l'hai chiamata, scusa? Scusate, io non ho mai visto queste. Lei è una Feralis. Ah, è una Feralis. Interessanti. Non c'è. Sì, ma sono abituata ai commenti, non ci faccio neanche più caso. Oh, scusami, non ho mai visto un Feralis. Ad impatto, lui sembrerebbe un Feralis, perché le uniche creature che hanno delle corna sono altri Feralis. Però la sua pelle è cioè come se fosse vuota, come se fosse trasparente, e le galassie si muovono all'interno di lui. Hai detto che vieni da un luogo lontano da qui, da dove, se posso permettermi?
Domanda Leggi. intelligente da una persona intelligente. Vengo dal vuoto. Sì, sono stato io a chiamare aiuto Dal vuoto. nel sogno. Quando dice così, io tipo ho un colpo di, come dire, mi riprendo come se avessi effettivamente connesso le due parti, le due cose, no? Ho messo insieme i pezzi. Dico, ah, quindi eri tu che chiamavi aiuto e che mi hai svegliato durante la notte. Boom. Quindi credo sia il caso di tornare al villaggio, perché comunque devo fare rapporto al capovillaggio. Tornare al villaggio, c'è un problemino. Tornare al villaggio comporterebbe poi che io devo interfacciarmi col capovillaggio, parlare con tutti quelli che sono all'interno, e questo ruberebbe del tempo a una persona che purtroppo ha pochissimo tempo. Ma ehi, attenzione, io non voglio fare del male a nessuno, anzi, scusate per il golem, ma l'ho fatto perché avevo bisogno di capire se voi eravate abbastanza forti da risolvere i miei problemi. Io lo guardo malissimo, dico, ma come? Come ti sei permesso? Cioè, mi guardi, mi vedi? Ho cambiato colore. E scusa per il golem? Lui fa tipo una specie di inchino e vedi che le stelle fuoriescono dal suo corpo, si posano su di voi e tutte le vostre ferite si rimarginano. Sono venuto qui perché, come alcuni di voi sanno, ho bisogno di un'enorme mano d'aiuto. La mia gente rischia di scomparire per sempre e voi avete la capacità e quello che mi serve per salvare la mia gente, e io ovviamente ricompenserò ognuno dei vostri sforzi. Io intanto sto cercando di staccare un pezzo di Nebulite, disperato. Schiocca le dita e delle mani fatte sempre di quell'energia, di quel fumo luminoso, prendono quella che sembra una specie di lanterna con all'interno un fuoco nero come la pece. I vostri occhi si perdono quasi all'interno di questo nero e l'avvicina a lui. E un'ultima domanda, sempre per non apparire scortese, non me la voglio. No, Cosa- assolutamente. Siete voi? Cioè, io... cosa siete? Oddio, vi dividete per nomi? Come ti chiami, prima di tutto? Ah, il mio nome è Albos. Qual è la vostra storia? È molto particolare, ma non posso stare troppo tempo qui, quindi dobbiamo andare. Allora chi è che ha bisogno di aiuto? Noi abbiamo un enorme problema, un tiranno, così definibile, ci tiene qua dentro. Tu come hai fatto a fuggire? Bellissima domanda. Siete molto intelligenti, a quanto pare. Ho 2 dottorati, no, forse 3. In pratica ho usato le mie arti magiche per convogliare quel poco di energia che è rimasta al nostro mondo per venire qua e trovare aiuto. Ok, perché hai scelto proprio noi 4? Io ho utilizzato i miei poteri scegliendo 2 persone casuali tra gli umani, che erano quelle persone che camminavano insieme a noi tanti anni fa. E per questo non sapevo che esistessero. Posso usare il Come li hai palazzo? chiamati, scusate? I Feralis? Feralis, scusa. Sì. Differan, noti che comunque dietro di lui, per un attimo, un fulmine in lontananza. Forse dovremmo seguirlo. No, tranquilla, torno io al villaggio, avverto tutti io, non ti preoccupare. Posso accompagnarlo io se serve. Andate pure voi, non preoccupatevi per me. Lo tengo, no. Ma Sì, io prendo la lasciami- marmotta per qui dietro. Per la collottola. Anch'io eravamo così. Non vai da Ma è una nessuna congiura parte, questa! Vieni con No, noi. ma non ti preoccupare, hai detto che ti serviva la pietra, te la faccio avere in lingotti, tranquillo.
andiamo! Zug, mi raccomando. Sì. E tieni d'occhio la mamma. Ok, ma tu fai attenzione, non morire. Non morirò. Vedete che a questa frase tipo Glass un attimo si rabbuia come all'inizio. Mi avvicino a te e ci faccio: guarda, non ti preoccupare. Ne ho sentite tante di storie. C'era una persona che ora non mi viene in mente. Aveva fatto un viaggio, tipo un viaggio delle scimmie, un qualcosa del genere. Non sarà mica peggio di questa. Andiamo. Vedi che non ti rispondo. Lui mette una mano sopra l'altra, delle ombre si creano sopra di queste e seguono i suoi movimenti, e da queste poi escono due enormi spiriti che vanno a unirsi alla lanterna. Questa comincia a vibrare, la lanterna si allarga d'impatto. Questa è l'entrata per il mio mondo e grazie mille per l'aiuto. Vedete tutti ricompensati a dovere quando finirà questa cosa. Mi sorpasso ingenuamente, esclamo: e sembra un futuro radioso! Passa attraverso il portale il nostro Walter. E vado. Anche tu, Differan, scompari nell'oscurità più profonda. E vado. William, tu entri. Glass, quando tu stai entrando all'interno del portale, tipo, ti ferma la figura che fino a questo momento è stata lì. Nel mio mondo, tienili segreti questi poteri. E allora vedi che lui si abbottona, si aggiusta il bottone della camicia, mette la mano in tasca come suo solito, aggiusta le ali. E a posto così. Poi tipo muove un passo e si gira, fa: non mi toccare più. E va avanti. Voi quattro è come se per un secondo aveste chiuso gli occhi, come se qualcosa stesse tenendo i vostri occhi chiusi mentre state attraversando il portale. E l'aria si fa sempre più fredda, sempre più ferma, fino a quando William, Walter, Differan e Glass vi trovate seduti avanti a un tavolo con il nostro Alvos dall'altro lato del tavolo. Tipo di botto tutti e cinque vi aprite gli occhi, come un breve sonno, quasi un riposo. Sopra di voi un'enorme vetrata con la galassia che fa da sfondo. E qui termina oggi il primo episodio di Echi del Vuoto.